Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, io sono Angelo e oggi continueremo il video sull'Apollo 11. Come è emerso dal sondaggio che ho pubblicato sia su YouTube che su Instagram, avete preferito che questo episodio sia suddiviso in ulteriori episodi, penso 2, e questo dà la possibilità effettivamente di poter trattare più nel dettaglio le varie fasi della missione. In particolare in questo video ci concentreremo su tutte le manovre effettuate dal Saturn per portare gli astronauti dalla piattaforma di lancio fino all'orbita di parcheggio. Se non l'avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al canale e lasciare un like. Questo è un modo molto importante per supportare questo mio lavoro di studio, ricerca, montaggio, divulgazione, fatto in modo totalmente gratuito. Se voleste contribuire in modo ancora più importante, vi lascio in descrizione i link con cui è possibile farlo. Ma ora iniziamo subito. È la mattina del 16 luglio 1969 e al Kennedy Space Center in Florida l'atmosfera è carica di attesa. Tutto è pronto per uno dei momenti più significativi della storia dell'umanità, il lancio della missione Apollo 11. La navicella che ospita gli astronauti si trova in cima al gigantesco razzo Saturn V, posizionato sulla rampa 39A. Il decollo è programmato per le 9:32 del mattino, ora legale della costa orientale degli Stati Uniti, e rappresenterà l'inizio di un'impresa storica, ovvero portare degli uomini sulla superficie lunare. In questo video, come accennavo, parleremo di come è stato possibile materialmente portare degli astronauti fino in orbita. Se non avete ancora visto la parte 1, questo è il momento per stoppare questo video, andare a recuperarvi il video precedente e poi tornare e continuare con questo video. In quel video infatti abbiamo discusso di alcune scelte progettuali, abbiamo visto come erano composti gli stadi del Saturn V e abbiamo anche analizzato le orbite calcolate dagli ingegneri per portare appunto l'equipaggio fin sulla Luna. In questo video invece ci concentreremo maggiormente sulle manovre compiute dal Saturn. Per poter sollevare il Saturn V, la prima operazione da effettuare era accendere i 5 motori F1 del primo stadio. In questa immagine potete osservare i componenti principali di ciascuno di questi endoreattori. Sono disponibili all'interno del manuale le procedure dettagliate di accensione del Saturn V, ma vediamo ora insieme di capire gli step fondamentali che hanno permesso proprio l'accensione di questi motori. 10 minuti prima del lancio, queste valvole posizionate in cima si aprono e permettono ai propellenti, ricordiamo ossigeno liquido e cherosene RP1, di fluire all'interno del motore. Durante il loro percorso all'interno del motore però i propellenti non arrivano in camera di spinta, in quanto sono bloccati dalle main valve, valvole principali. Arriviamo a 9 secondi prima del lancio. Si avverte l'annuncio Ignition Sequence Start. Ignition Sequence Start. E vengono dunque accesi 4 igniters, degli accenditori pirotecnici, 2 all'interno dell'ugello e 2 nel generatore di gas. Il fatto che erano 2 coppie era per questioni di ridondanza e il loro compito era proprio basico, agire da temporizzatori. Infatti, ad ognuno di questi accenditori era collegato un filo metallico. Quando ognuno dei 4 fili metallici veniva bruciato, allora ecco che poteva avvenire l'accensione del motore. Veniva quindi aperta la valvola principale dell'ossigeno liquido, che permetteva al propellente di fluire in camera di combustione e dunque nell'ugello. Attenzione, non c'è stata ancora nessuna accensione e nessuna turbopompa è ancora entrata realmente in funzione. Se osserviamo le immagini del Saturn, infatti, vediamo una grande massa di ossigeno liquido cadere giù dall'ugello. Questo è dovuto in pratica alla gravità, che spinge verso il basso l'ossigeno liquido, stoccato nel serbatoio sotto pressione. Ricordiamo quello più in alto, quindi la pressione esercitata da questa enorme massa di propellente generava da sola, appunto a causa della gravità, diverse atmosfere. Nel fluire dall'alto verso il basso, l'ossigeno liquido passava anche per la turbopompa, iniziando a metterla in rotazione. In questo modo avveniva una prima pressurizzazione della linea dell'RP1. Quando il valore di pressione nella linea dell'RP1 raggiungeva un valore desiderato, allora venivano aperte anche
le valvole del carburante e una parte di RP1 finiva nel generatore di gas, dove mescolandosi con l'ossigeno liquido avveniva la combustione. Come avevamo detto nel video precedente, ed è il motivo per cui invitavo a guardarlo, il motore F1 del primo stadio del Saturn è composto anche da un generatore di gas, quindi un motore a reazione all'interno di un motore a reazione. Il compito del generatore di gas era quello di azionare una turbina, la quale metteva in rotazione le turbopompe. La combustione che si aveva all'interno del generatore di gas non contribuiva alla spinta, ma permetteva all'ossigeno liquido e all'RP1 di arrivare in camera di spinta con la giusta pressione. Quindi in questa fase iniziale in cui entrambi i propellenti sono a bassa pressione, arrivano nel generatore di gas, o meglio una piccola parte arriva nel generatore di gas, avviene l'accensione e i gas caldi prodotti dalla combustione mettono in rotazione la turbina, la quale a sua volta aziona le turbopompe e le turbopompe fanno in modo di aumentare la pressione con cui vengono richiamati, diciamo così, i propellenti dai serbatoi e spinti in camera di combustione. Questi gas di scarico poi vengono iniettati anch'essi in camera di spinta e fatti bruciare senza produrre in realtà una spinta. È solo un modo per disfarsi questi gas dopo il loro lavoro di azionamento della turbina, per evitare che risalgano a monte. Nel filmato infatti si possono osservare queste fiamme senza che ci sia nessuna generazione di spinta. Oltre una certa soglia di pressione, per la precisione 26 atmosfere, la valvola del serbatoio del fluido ipergolico si apre, permettendo a questo fluido di fluire in camera di combustione. Come abbiamo visto, la caratteristica di questo componente è quello di incendiarsi non appena entra in contatto con l'ossigeno liquido. È a questo punto che avviene una prima accensione e possono essere dunque aperte le valvole principali dell'RP1 per inviare quest'altro propellente nella camera di spinta. È solo a questo punto che è possibile avere una combustione così intensa da produrre fino a 700 tonnellate di spinta, quando manca solo un secondo al decollo. Fate attenzione che i 5 motori, di cui è dotato il primo stadio del Saturn V, non vengono avviati contemporaneamente, in quanto questo causerebbe uno shock troppo intenso per la struttura del razzo. Viene quindi acceso prima il motore centrale, dopo 200 millisecondi viene accesa una coppia di motori esterni e dopo altri 200 millisecondi viene accesa l'ultima coppia di motori esterni. Un altro modo per evitare degli stress strutturali incredibilmente intensi causati da questi valori di spinta così alti, veniva adottata un'ulteriore tecnica. Si cercava di avere un aumento della spinta e di conseguenza anche della temperatura quanto più graduale possibile. Nel video precedente abbiamo spiegato che per raffreddare le pareti della camera di spinta, in particolare la prima parte dell'ugello, veniva fatto passare il cherosene, quindi l'RP1, all'interno di piccoli condotti che avvolgevano tutta questa zona dell'ugello, agendo così come liquido refrigerante. E successivamente veniva inviato nella camera di spinta stessa per contribuire alla spinta stessa. Tuttavia all'inizio, quando ancora non era avvenuta la combustione, all'interno di questi tubi veniva iniettato glicole etilenico. In questo modo, quando l'RP1 iniziava a fluire all'interno di questi tubi, spingeva questo componente all'interno della camera di spinta e questo aveva il compito di diluire inizialmente l'RP1 e questo permetteva di avere un aumento di spinta e temperatura più graduale. Innanzitutto il Saturn V si sollevò dalla piattaforma di lancio quasi verticalmente per 137 metri, lo spazio necessario per superare la torre stessa. In realtà immediatamente dopo il lancio venne dato un comando di imbardata, cioè una rotazione attorno all'asse Z, in modo da inclinare il veicolo e allontanarlo dalla torre, nel caso in cui ci fosse stato qualche problema nel sistema che ritraeva i bracci meccanici, oppure in caso di eventi atmosferici avversi, o problemi al motore che potevano portarlo fuori dalla traiettoria nominale.
Avendo nominato l'asse Z, vi invito a osservare che il sistema di coordinate del Saturn V corrispondeva ai punti cardinali del sistema geografico terrestre. Infatti il suo asse X puntava dritto verso l'alto, l'asse Y era orientato verso sud, la terza componente, l'asse Z, era quindi rivolto verso est. Abbiamo visto nel video precedente che il Saturn venne lanciato con un azimuth, ovvero un angolo rispetto al nord, di 72 gradi. Era necessario quindi far compiere al razzo una rotazione di 18 gradi attorno all'asse X, in modo che l'asse Z, precedentemente rivolto verso est, si allineasse con la rotta pianificata. In questo caso 72 gradi. In questa fase, per tutta la durata del primo stadio, era previsto un piano di salvataggio per gli astronauti in caso di malfunzionamento di uno dei motori. In particolare, durante i primi 42 secondi dopo il lancio, se il veicolo avesse presentato dei problemi come eccessive rotazioni, ad esempio rate di rotazione di più o meno 4 gradi al secondo in beccheggio e in bardata, o rate di rotazione di 20 gradi al secondo in rollio, interveniva la cosiddetta LET, Launch Escape Tower. La torre che si vede in cima al Saturn. Al momento dell'attivazione i motori di fuga presenti sulla LET producevano una potente spinta per separare rapidamente il modulo di comando dalla parte restante del razzo. La spinta era sufficiente per spostare il modulo di comando a una distanza sicura, ma a causa della bassa velocità orizzontale del veicolo in questa fase iniziale del lancio, interveniva un ulteriore motore di controllo del beccheggio che si accendeva per spingere il modulo di comando lontano dalla zona dell'imminente esplosione e verso il mare. Ma perché questa strana forma? La torre era progettata per isolare il modulo di comando dal calore e dalle intense vibrazioni generate dai motori di fuga. Oltre a questo, una volta che il sistema aveva portato in sicurezza il modulo di comando, cioè a una distanza sufficientemente grande dal razzo, la torre veniva sganciata. Questo dispositivo interveniva anche dopo i 42 secondi e fino a un'altezza di circa 33 km e mezzo. Ma a differenza della prima fase non era più necessario il motore del controllo del beccheggio, in quanto il veicolo aveva già acquistato una sufficiente velocità orizzontale, oltre che la giusta inclinazione per indirizzare il modulo di comando con gli astronauti verso il mare, dove appunto sarebbe avvenuto un classico ammaraggio. Tuttavia una coppia di superfici canard, cioè delle superfici di controllo aerodinamico, posizionate sulla punta del LET, venivano dispiegate. Fortunatamente questo sistema durante le missioni Apollo non è mai entrato in funzione e quindi possiamo tornare alla nostra discussione sulle manovre compiute dal Saturn. Circa 1 minuto e 7 secondi dopo il decollo il razzo raggiunge la velocità del suono. Siamo a Mach uguale a 1. Poco dopo, a circa 1 minuto e 24 secondi dal decollo, invece, il razzo incontra la massima pressione dinamica, indicata con max Q, che corrisponde al punto in cui il razzo subisce le più alte sollecitazioni aerodinamiche a causa della combinazione di velocità elevata e densità atmosferica che diventa via via più rarefatta. E in questo punto tutte le eventuali debolezze della struttura possono venire a galla. Subito dopo la manovra iniziale che ha permesso di puntare verso l'azimuth desiderato e fino al raggiungimento della max Q, la massima pressione dinamica, il veicolo esegue una manovra chiamata Zero Lift Turn o Gravity Turn. La Gravity Turn è una manovra utilizzata da molti veicoli spaziali per passare dalla fase di lancio verticale alla traiettoria orbitale finale. Durante questa manovra, infatti, il razzo utilizza principalmente la forza di gravità per cambiare direzione di volo, minimizzando invece l'uso del propellente per effettuare tale virata. Infatti, dopo il decollo, il veicolo sale in direzione verticale, la spinta agisce lungo l'asse X del velivolo, ma una volta raggiunta una certa altitudine, il razzo inizia una leggera inclinazione laterale, comandata dai motori esterni. Subito dopo questa rotazione iniziale, i motori vengono portati a spingere
nella direzione longitudinale del razzo ed è la gravità terrestre che provoca una virata naturale del veicolo verso l'orizzonte. Inoltre questa manovra è chiamata anche zero lift turn, cioè inclinazione a portanza nulla, in quanto veniva regolata questa inclinazione in modo tale che l'angolo d'attacco del razzo fosse praticamente nullo. Questo diminuiva di molto le forze aerodinamiche agenti sul veicolo e di conseguenza lo stress strutturale. Bisogna precisare che queste manovre finora studiate, ovvero le rotazioni iniziali e la gravity turn, erano manovre preprogrammate e salvate, immagazzinate all'interno del computer nella Instrument Unit. Questo che cosa vuol dire? Che durante le manovre iniziali, quindi ad esempio durante la gravity turn, il sistema di guida del Saturn non tentava di portare il veicolo verso una posizione particolare nello spazio, non tentava di correggere la traiettoria in modo da posizionarlo in quella particolare posizione, no. In questa prima fase quindi veniva utilizzato un sistema di guida cosiddetto ad anello aperto, che è un particolare sistema di controllo in cui le azioni eseguite dal computer di bordo per mezzo dei motori non sono in risposta ai cambiamenti nelle condizioni o negli errori rilevati durante l'operazione, ma sono operazioni predefinite. Non c'è un feedback che viene utilizzato per correggere il comportamento del sistema in tempo reale. Dopo questa breve digressione torniamo nuovamente alle fasi della missione. Siamo arrivati al punto di massima pressione dinamica e quindi durante la sua ascesa verso lo spazio, a 2 minuti e 15 secondi dopo il decollo, per prevenire delle vibrazioni eccessive, delle sollecitazioni che avrebbero comportato problemi a carattere strutturale, veniva spento il motore centrale, in anticipo rispetto agli altri, ai 4 esterni. In questo modo veniva limitata l'accelerazione del razzo a un valore nominale di 3,98 G. Abbiamo raggiunto un'altitudine di 44 km e i 4 motori rimanenti spingono ancora il razzo fino a 66 km. A questo punto, quando i sensori dei serbatoi rilevano che il propellente sta per terminare, viene inviato un segnale per spegnere i 4 motori F1 rimanenti e può quindi avvenire la separazione del primo stadio. Far separare il primo stadio dal resto del razzo non era un'operazione banale. Non si poteva semplicemente utilizzare un dispositivo di sgancio in quanto una massa così importante come quella del primo stadio, che viaggiava a una velocità così elevata, possedeva un'inerzia incredibile che avrebbe permesso allo stadio di continuare a salire in alto ancora per molto e quindi la probabilità di collisione con il restante veicolo non era esclusa. Bisognava quindi prevedere un modo per allontanare le due strutture. Oltre a questo bisognava tenere in considerazione il fatto che i propellenti del secondo stadio, che come abbiamo visto sono ossigeno liquido e idrogeno liquido, si trovano in una condizione particolare. Non sono fermi a terra, con tutto il peso dovuto alla gravità che li spinge verso il basso, quindi verso il fondo del serbatoio. Ma a causa soprattutto dell'interruzione di spinta del primo stadio, questi propellenti si trovavano a fluttuare all'interno dei serbatoi e quindi quando veniva inviato il segnale di accensione ci potevano essere dei problemi di innesco, proprio perché le pompe non riuscivano a prendere i propellenti che non si trovavano sul fondo del serbatoio. Bisognava trovare una soluzione a questo problema. Vediamo come è stato fatto. Mezzo secondo dopo lo spegnimento del primo stadio venivano accesi 4 motori, o meglio 4 endoreattori a propellente solido, detti motori Allage, con il compito di dare una sorta di spinta al secondo stadio e spingere così i propellenti, idrogeno liquido e ossigeno liquido, verso il basso. Questi motori erano montati all'interno dell'interstadio. Un quinto di secondo dopo veniva inviato un comando per attivare una carica esplosiva che rompeva fisicamente il collegamento meccanico tra il primo stadio e l'interstadio. Venivano contemporaneamente accesi anche 8 retrorazzi posizionati nelle carenature coniche sotto le pinne del primo stadio. Questi retrorazzi risolvevano il primo problema che accennavamo. Avevano infatti il compito di rallentare il primo stadio
allontanandolo così dal resto del veicolo e scongiurando ogni possibile collisione. L'interstadio invece rimaneva per un certo tempo collegato insieme al secondo stadio. A circa 30,7 secondi dalla prima separazione, primo stadio-interstadio, i motori J2 hanno raggiunto la spinta nominale e accelerano in modo graduale il Saturn. A questo punto un'altra carica esplosiva rompe i collegamenti meccanici che tengono l'interstadio collegato al secondo stadio. La separazione della Launch Escape Tower avveniva a un'altitudine di circa 100 km, quando il razzo aveva superato la fase critica. 6 secondi dopo l'espulsione della torre di fuga, la modalità di guida del Saturn cambia da semplice o ad anello aperto, come abbiamo visto, a una modalità di guida intelligente, cioè ad anello chiuso. Questa è la cosiddetta modalità di guida iterativa, per cui il sistema di guida traccia attivamente una rotta verso un punto nello spazio desiderato e una velocità desiderata, dove verrà inserito il veicolo in orbita. Il sistema di guida quindi correggerà la direzione del Saturn in risposta agli input esterni per portarlo nel punto desiderato e con la velocità desiderata. Infatti, mentre il Saturn era nelle parti più dense dell'atmosfera, non era conveniente fargli fare grandi cambiamenti d'assetto e per questo veniva utilizzata una sequenza di inclinazione preprogrammata. Ora che il veicolo è sostanzialmente negli strati alti dell'atmosfera, ormai molto rarefatta, il computer può agire sulla sua posizione e velocità e mettere comandi ai motori necessari per raggiungere il suo obiettivo. Durante i primi voli del Saturn V si è osservato che la struttura sia del primo stadio che del secondo stadio subiva delle sollecitazioni molto importanti verso la fine della combustione dei motori. Per mitigare questo effetto, a partire dalla missione Apollo 10, venne deciso di spegnere anche nel secondo stadio il motore centrale in anticipo rispetto a quelli esterni, prima che queste vibrazioni potessero diventare problematiche e addirittura fatali. Questo era il famoso effetto pogo, ovvero delle oscillazioni longitudinali causate da variazioni della spinta generata dai motori, a sua volta causata da un flusso instabile di carburante iniettato all'interno della camera di combustione. Tutto ciò si ripercuoteva sulla struttura del veicolo e questa andava in risonanza con il flusso di propellente attraverso il sistema di alimentazione e ciò poteva portare a collassi strutturali. I motori esterni vengono spenti simultaneamente quando 2 dei 5 sensori di cut-off in uno qualsiasi dei serbatoi vengono attivati. La separazione tra il secondo e il terzo stadio veniva avviata dall'unità strumenti alla fine della fase di spinta del secondo stadio, dopo lo spegnimento dei motori. La separazione avveniva come nel caso precedente. I motori Allage del terzo stadio spingevano i propellenti verso il basso. Un sistema di detonatori e accenditori pirotecnici separava meccanicamente i due stadi e un sistema di retrorazzi rallentava il secondo stadio, facilitando così la separazione. Trascorrevano 6 secondi e mezzo tra lo spegnimento del secondo stadio e il momento in cui l'unico motore J2 del terzo stadio raggiungeva il 90% del livello di spinta operativa. Ricordiamo che questo motore doveva essere acceso 2 volte. La sequenza di eventi per la prima accensione è essenzialmente la stessa di quella dei motori J2 del secondo stadio, ma con una differenza. Nel terzo stadio, l'idrogeno liquido, a bassissima temperatura, viene fatto scorrere attraverso le pareti della camera di spinta non per 1 secondo, come avveniva nel secondo stadio, ma per 3 secondi. Questo perché il terzo stadio è meno isolato rispetto ai primi 2 stadi e quindi la camera di spinta, il motore, è esposto a temperature più elevate ed è necessario più tempo per portarle alla giusta temperatura operativa. Questo motore bruciava per 2 minuti e portava la navicella in orbita di parcheggio. Il motore quindi veniva spento e l'Apollo iniziava a orbitare attorno alla Terra per inerzia. Come abbiamo accennato nel video precedente, però, una navicella che orbita attorno a un corpo celeste è soggetta a una serie di disturbi esterni. Era necessario quindi azionare un'altra tipologia di motori presenti sul terzo stadio, il cosiddetto APS,
Auxiliary Power System, che forniva il controllo sui 3 assi, rollio, beccheggio e imbardata. Questi motori venivano azionati per brevi istanti, fornendo dei brevi impulsi, e durante tutta la permanenza del terzo stadio in orbita di parcheggio, questi motori erano azionati per 87 secondi, per eseguire quindi piccole regolazioni di assetto e stabilizzazione. Durante il tempo di permanenza dell'Apollo nell'orbita di parcheggio, vennero eseguite dagli astronauti una serie di operazioni. Ne vediamo una: il riallineamento della piattaforma di guida dell'Apollo per correggere eventuali deviazioni nell'orientamento avvenute durante il lancio. Iniziamo dicendo che sul lato opposto rispetto al portellone d'ingresso dell'Apollo ci sono 2 aperture per gli strumenti ottici, un telescopio e il sestante. Il telescopio era un dispositivo a campo largo con ingrandimento 1x e serviva a localizzare una stella all'interno di una costellazione, facilitando l'orientamento degli astronauti. Il sestante invece è uno strumento con ingrandimento 28x, utilizzato per effettuare misurazioni angolari precise. Quindi il telescopio era essenziale per orientarsi rapidamente nello spazio, riconoscendo una stella di riferimento. Il sestante invece era utilizzato per misurare gli angoli tra 2 stelle in modo da calcolare con esattezza la posizione della navicella. Per eseguire questo riallineamento veniva utilizzato il computer di bordo e in particolare il cosiddetto programma 52. Il concetto di base è semplice: osservando 2 stelle si può determinare l'orientamento della navicella rispetto all'universo. Il computer di bordo, grazie a un database, è in grado di conoscere la posizione esatta di queste stelle nella sfera celeste. Tramite le osservazioni degli astronauti, ora il computer è in grado di conoscere dove si trovano attualmente queste stelle, in base all'orientamento attuale della piattaforma di guida. Confrontando le posizioni reali delle stelle, cioè quelle immagazzinate all'interno del computer, con le osservazioni fatte dagli astronauti, il computer era in grado di calcolare l'errore nell'orientamento della piattaforma. L'operazione di correzione veniva effettuata azionando i motori nei giunti cardanici che controllano la rotazione della piattaforma di guida. A questo punto il computer di bordo conosce, durante l'orbita attorno alla Terra, la posizione e l'orientamento della navicella. Quando il computer determina che la posizione del veicolo soddisfa una relazione geometrica predefinita con il vettore di destinazione, allora avvia la sequenza di preaccensione, ovvero una sequenza di comandi ordinata che terminerà con la nuova accensione del motore J2 e il boost per la Translunar Injection. Il motore J2 rimane acceso per circa 6 minuti durante la TLI e durante questi 6 minuti la velocità della navicella aumenta da 7,8 km al secondo fino a 10,8 km al secondo, in modo da avere la velocità necessaria per abbandonare l'orbita di parcheggio e immettersi nell'orbita che li porterà verso la Luna. In realtà, ma questo lo vedremo nel prossimo video, venne utilizzata un po' più di spinta di quella necessaria. Veniamo ora alla domanda tanto attesa dai complottisti, ovvero come hanno fatto gli astronauti a superare indenni le fasce di Van Allen. Innanzitutto le fasce di Van Allen sono una zona all'interno della magnetosfera terrestre in cui si accumulano particelle cariche, principalmente protoni ed elettroni, derivanti soprattutto dal vento solare, che vengono trattenute all'interno del campo magnetico terrestre per effetto della forza di Lorentz. Queste particelle, urtandosi, perdono energia cinetica sotto forma di radiazione. Abbiamo 2 tipologie di fasce. La fascia interna, situata in un range che va dai 1000 ai 5000 km di altitudine, composta principalmente da protoni ad alta energia, e la fascia esterna, situata in un range che va dai 13.000 ai 60.000 km di altitudine, contenente principalmente elettroni ad alta energia. Le fasce di Van Allen proteggono la Terra dai raggi cosmici e dalle particelle solari, ma rappresentano anche un rischio per i satelliti e gli astronauti a causa delle elevate radiazioni. Ma il tutto va contestualizzato. Bisogna capire, ad esempio, che tipo di schermatura avevano gli astronauti. Quanto tempo sono stati all'interno di queste fasce?
ma soprattutto dovete sapere che furono prese tutte le misure necessarie affinché la traiettoria dalla Terra alla Luna fosse tale da minimizzare la permanenza all'interno delle fasce di Van Allen. Quindi non è impossibile attraversarle, bisogna solo stare attenti. Vediamo come. Le fasce di Van Allen sono intrappolate nel campo magnetico terrestre che è inclinato di circa 10 gradi rispetto all'asse di rotazione della Terra e l'inclinazione è quasi direttamente verso Cape Kennedy, con il polo geomagnetico nord situato appena a est dell'isola di Ellesmere nell'Artico canadese. Questo significa che una navicella lanciata da Cape Kennedy con un'inclinazione orbitale di 30 gradi rispetto all'equatore terrestre, ha un'inclinazione di circa 40 gradi rispetto all'equatore geomagnetico. Un'orbita di partenza che inizia nel Pacifico del Nord con tale inclinazione sale sopra le fasce di Van Allen, passando attraverso i loro confini piuttosto che verso il centro della fascia, dove l'intensità di radiazione è molto più bassa ovviamente. Naturalmente, poiché la Terra ruota mentre il piano orbitale della navicella rimane più o meno fisso nello spazio, è necessario partire entro poche ore, altrimenti si perderà l'inclinazione vantaggiosa delle fasce di radiazione. Ma l'Apollo, come abbiamo visto, aveva già i suoi buoni motivi per partire all'inizio della finestra di lancio, per non perdere, diciamo così, la coincidenza con l'antipodo lunare. Gli elettroni con un'energia inferiore a circa 1 MeV e i protoni con un'energia inferiore a 10 MeV non rappresentano un pericolo per la salute degli astronauti, in generale di un essere umano. Ad esempio, un protone con un'energia di circa 3 MeV può penetrare una struttura di alluminio spessa circa 6 mm, mentre un protone con un'energia di 100 MeV può penetrare anche 40 mm di alluminio. Questo ha portato gli ingegneri a progettare una schermatura della navicella efficace contro le particelle incontrate nelle fasce di Van Allen. Inoltre, per evitare le regioni più pericolose con radiazioni più intensa, la NASA ha pianificato le traiettorie di volo delle missioni Apollo con grande attenzione. I protoni della fascia interna potevano effettivamente rappresentare una potenziale minaccia, ma anche qui la pianificazione attenta delle traiettorie di volo ha permesso di essere nelle regioni con minor radiazione. 2, il tempo di permanenza all'interno di queste regioni era veramente basso. Per farvi un esempio concreto, le zone più pericolose, quindi con la radiazione più intensa, sono state attraversate a partire da 3 minuti dopo la Translunar Injection per soli 14 minuti. Al di là di qualsiasi calcolo per cercare di determinare l'entità delle radiazioni che riuscivano a superare la barriera della struttura della navicella, è possibile avere un dato oggettivo basandosi sui badge a pellicola indossati dagli astronauti per registrare la dose complessiva di radiazioni ricevute durante la missione. I dati raccolti sono stati pubblicati dalla NASA nel 1975 nel documento Biomedical Results of Apollo e questi dati mostrano dei valori medi delle radiazioni per ciascuna missione inferiori a quelle sopportabili da un essere umano. Questo grafico conferma che gli astronauti delle missioni Apollo hanno registrato la maggior parte della loro esposizione alle radiazioni durante il breve periodo di attraversamento delle fasce di Van Allen. Le missioni di durata più lunga come Apollo 15, 16, 17 hanno avuto una maggior esposizione cumulativa alle radiazioni. Inoltre le manovre di Translunar Injection effettuate nel Pacifico settentrionale, come nel caso dell'Apollo 11, hanno comportato un'esposizione minore rispetto ad altre missioni. Ad esempio, Apollo 14 ha ricevuto una dose significativa di radiazioni dalle fasce, a causa della sua manovra di Translunar Injection molto a sud. L'equipaggio di Apollo 11 ha ricevuto in media 0,18 rem ciascuno. Per fare un confronto, durante un attack, un essere umano riceve circa 1 rem. Per uccidere un adulto sarebbe necessario somministrare circa 300 rem per un periodo molto breve, ma se distribuito su settimane o anche giorni ci sarebbero comunque pochi effetti. Con questo io concludo questa seconda parte del video. Non ci resta che analizzare tutto ciò che è avvenuto nello spazio a partire dalla Translunar Injection
fino alla superficie lunare. Se questo video fosse stato di vostro gradimento, come al solito vi invito a mettere mi piace, commentare, condividere il video, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Questo è un piccolissimo passo per voi, ma è un grande passo per la diffusione del mio canale. Grazie come sempre per la visione, noi ci vediamo la prossima volta. Ci sarà una piccola interruzione da questi temi spaziali, tornando a parlare di un tema di aeronautica militare, per poi riprendere la terza parte del video subito dopo. Vi ringrazio ancora, noi ci vediamo alla prossima. Un saluto, ciao!